Ho iniziato a registrare. Ciao Monica. Ciao. Seconda sessione per Odette. 5, 4, 3, 2, 1. È molto simbolica l'immagine che mi presenta, perché Odette mi appare sotto forma di un fiore con i petali trasparenti. Ed è come se questo fiore fosse portato avanti a delle lastre di pietra. La sensazione che lei mi trasmette è che il suo cuore si è spesso confrontato con dei cuori duri, insensibili, al bene e al male. Ti dà l'autorizzazione? Sì, le piacerebbe colorare questi petali trasparenti grazie a questa sessione. Posso dire il tuo paese d'origine, vero? Odette? Ok. Capoverde. Vibrazione. 6 miliardi, Consapevolezza. 142, Anima. 38, Vite. 1813, Cervello. 8,7, Suscettibilità ipnotica. 36, 38. Progetto di Odette. Mi viene rime forzate. Mi fa vedere come per fare una rima tu devi rispettare un certo ordine, un certo schema. E, e lei a tratti cerca di farla questa rima, ma non le viene bene, non la vuole fare. Risulta tutto un po' forzato, bloccato, perché in qualche modo lei potrebbe voler far la rima, però poi no, non le va di far la rima perché non vuole stare dentro uno schema. Vuole uscire da questa fissità, da questo schema, ma rimane bloccata, non riesce a uscirne. Nome dell'anima. Giacinto. Dello spirito. Mi viene proprio spirito, nel senso proprio, tipo mi fa vedere quasi una grappa Ah, con dentro la pera. la pera sotto spirito. Ci sono abduction? Io dico di sì. Quante? Mm, allora, i tentativi sono svariati. Ehm, Tanto che vedo che stanno raffinando, tra virgolette, delle tecniche per non farsi accorgere. E hanno adottato questo della mantide con questo camice che sembra quasi un po' prendersi cura di Mm. lei, no? Ma no, ti Camice faccio solo un verde. controllo, sì, ti faccio solo il controllo, niente di preoccupante, così, no? Una cosa del genere. E quindi tipo ogni 3 mesi riescono a portarla a termine. Capoverde verde o camice verde perché è un chirurgo? E allora, verde come la mantide, infatti vedo la mantide che lo indossa, Mm, è corretto verde come medico, mm. perché si comporta proprio esattamente così come un medico. Sì, è molto l'impronta di Capoverde delle esperienze che lei ha avuto, perché l'abduction ruota anche intorno al fissare alcune esperienze spiacevoli, no? Alcuni condizionamenti che lei ha avuto
da questa vita trascorsa lì. Entità eteriche, se ci sono. C'è questa mantide e poi c'è un leone che è come se col suo zampone, con molta facilità, riuscisse a dare, a far crollare Odette. Lei e i suoi progetti, così con nonchalance lo fa, no? Così. E c'è uno scorpione del secondo universo. Basta. Sì, a volte 2, a volte 3 DL. Mentali. Allora, ce n'è una collettiva che sembra tipo ripara i cocci rotti, in cui bisogna in qualche modo per forza tenere in piedi i rapporti familiari, in qualche modo farseli andar bene. Però anche in questo lei è piuttosto ribelle, per cui a volte è come se venisse agganciata e quindi a volte sente come la necessità, ok, di entrare in questo schema, di aggiustare ciò che si è rotto, ok? Altre volte no, non ne vuole sapere. Quindi non è costante il suo collegamento. Come sue entità invece mentali personali c'è una pulisci e zitta, direi di livello 4, molto legata al ricordo di quando lei era bambina, fondamentalmente una serva, ok? Cui doveva fare tutto senza ricevere grazie e senza poter dire una sola parola. Però è un po' rimasto questo schema, nel senso che poi si è ritrovata altre situazioni in cui di fatto la ponevano un po' davanti a questa roba, ok? Quindi di estremo darsi da fare, sacrificarsi, eccetera, anche nell'ambito del lavoro. È uno schema che è un po' rimasto in lei, a proposito del discorso delle rime forzate. Scusa, ripare i cocci rotti che livello è, anche se è collettiva, per capire quanto incide e impatta. Secondo me 3. Ok. E questa più sul 4. E poi c'è l'altra che è tasche bucate, dove non significa che lei è una spendacciona, però è proprio come se questi, anche se lei cambia abito, le tasche sono sempre bucate, come se non le riuscisse mai a cucire. Quindi i soldi che guadagna sono pochi ed escono, ok? Come se ci fosse proprio l'impossibilità per lei di tenerli. Ma vedo proprio come una questione fortemente legata alla sua impronta familiare, a quello che lei ha vissuto in famiglia, a tutta la privazione che lei ha vissuto in famiglia. Oltretutto, questa cosa un po' di strane giri intorno ai soldi, lei la vive spesso legata agli uomini, gli uomini che stanno al suo fianco, i compagni, quindi anche appunto i padri dei figli. C'è questa problematica dei soldi che non vengono dati, che vengono mal gestiti, che vengono dedicati ad altre attività. Livello? Sì, sempre così, un po' 4, 5. Impianti. Allora, c'è questo cerchietto con i dentini e i dentini entrano dentro la testa. In fin dei conti sono questi che gli danno anche proprio tanta difficoltà nel concentrarsi, nell'assorbire le informazioni, nello stare attenta quando le persone parlano. E poi ce n'è un altro, tipo come se fosse il legno di una staccionata, con i chiodi. Questi chiodi sono infilati nel petto, come se ci fosse un costante dolore emotivo, un costante dolore al cuore. Questa sofferenza che è quasi diventata, non so dirti, un'abitudine.
È come se in un certo senso quasi a volte lei non la sentisse, talmente è entrata a far parte di lei. E poi l'altro che vedo è tipo come se fosse una ginocchiera in corrispondenza del ginocchio destro. Questa ginocchiera è come se fosse fatta con delle punte che fungono da calamita, ok? E vedo che attraggono ovviamente degli oggetti di ferro, essendo delle calamite. Questi oggetti di ferro sono una certa tipologia di persone, ok? Persone che poi la fanno andare in ginocchio. Va bene. Cinema. Monica, dopo la prima sessione con Elena, Odette ha il primo contatto con una persona che, passando il tempo, le fa battere il cuore. Chiamiamolo. Allora, è particolare perché è come se lui fosse con un pacco regalo di quelli che a volte vedi in televisione, che sono già con il nastro che in realtà fa parte della scatola, ok? Quindi non è stato messo il nastro intorno. Quindi è già incollato alla scatola e è già incollato al coperchio. Mm-hmm. Il punto qual è? Che il nastro posizionato sul coperchio non coincide, non ha la stessa direzione con il nastro posizionato sul contenitore. Non so se mi sono Non è riuscita a spiegare. allineato. Di stesso colore? Sì, è sempre rosso. E la scatola bianca? Sì, bianca leggermente gialla. E la fiamma? È come se mi mostrasse questa fiamma in un angolino della scatola. Mi apre la scatola e me lo mostra. E quindi non è al centro, ok? Ma è sull'angolo. Un seme? Su un angolo. Sì, esatto. Potenziale. Esatto. Non è una Però, gemella, è una appena nata fiamma. sì, come se ci fossero però da valutare delle cose un attimo, no? Anche il fatto che mi presenta il regalo così, non allineato, no? Come se un attimino da vagliare, da verificare È una persona questo dono. impegnata? E con degli strascichi? Beh, lei è ancora impegnata con degli strascichi. Ti dirò che, per esempio, per come la recepisco io, lei non è impegnata. Cioè, nel senso, ho capito che lei sta ancora con questa persona, però se io la guardo emotivamente, Sì. energeticamente, io non la sento impegnata. Però ufficialmente sì. Sì. Voglio dire, lei deve rendere conto a qualcuno nel momento in cui decide, diciamo, nella massima onestà, di frequentare qualcun altro. Non è completamente libera. È già un Emotivamente, rapporto quasi finito, però, anche dall'altra parte. È un po' come in agonia questo rapporto, ecco. insomma, sarebbe un favore fatto a entrambi. Chiuderlo. Più o meno sì. E l'altro ha degli strascichi. Sì, Beh, a me risulta così. Causa esoterica dell'essere stata contattata da questa persona su Facebook dopo la prima sessione, ma in realtà poi dopo qualche tempo, adesso non voglio entrare nei dettagli precisi, lui e lei si conoscono dal vero, mi sembra di capire per caso, e quindi sono, voglio dire, Facebook è tutto il mondo, e in realtà sono nello stesso posto e si trovano per caso, Sì, per questo è ragioni di lavoro.
un incontro da farsi, cioè nel senso che loro proprio come anime hanno deciso di fare questo incontro, per cui non c'era modo di sviarlo, ecco, come lei avrebbe voluto fare, no? In un primo momento. È proprio un qualcosa che va vissuto, va realizzato, ecco, quindi non c'è modo di farlo andare via così. Lei ha seguito molto le sessioni legate all'argomento fiamma, sia del passato, dell'epoca, sia di adesso. Questo ha influito in questo incontro? Si ha trovato alla fine del mare, vicino al sole, no? Questa fiammella, e ha provato a vedere, no? Dove potesse essere nella sua vita. E infatti l'ha trovata poi vicina. Chiamiamolo nel cinema. Lo chiamiamo lui. E mi viene un po' che si guarda alle spalle. Mm? E come un po' se guardasse un po' al passato. Come un po' per capire se può davvero. Mm? Mhm. Ma lui è molto anche attratto da lei, Mhm. quindi assolutamente viene e il pacco che ha sulle ginocchia è anche grande. Pacco regalo. E lei cosa fa? Che assiste a tutto questo dal cinema. Sì, è come se girasse intorno con un po' di ehm, voglia da un lato di andare verso di lui, questa voglia bruciante, e dall'altro il bisogno di scrutarlo, di osservarlo, di capire chi è. Vedo proprio che gira, no? Come se fosse una maschera. Hai presente, no? Quelle che si girano nel cinema. Mm? Mhm. Gira così, lei, per capire chi è. E intanto sbircia questo pacco che vedo che è anche molto decorato, ha come delle pigne sopra. Mm. Ma dentro cosa c'è? Vedo delle pietre, poi appunto c'è la fiammella di lato. Una. No, più pietre. Ce n'è una un po' alta, bianca, con anche un po' delle bolle. Mm? Una molto verde e poi c'è un piccolissimo rubino rosso. Chiamiamo l'attuale, tra virgolette, compagno. È come se avesse delle faccende in sospeso. Mm, Viene? C'è poca chiarezza. Mm? Vabbè, viene? Ehm, allora, viene vicino all'uscita di sicurezza, sedendosi accanto all'uscita di sicurezza. I due compagni precedenti, padri dei rispettivi due figli, uno e uno. Il primo Mhm. non lo vedo. Il secondo è proprio nell'ultimo sedile in punta, all'estremità, ecco, in angolo del cinema. I figli. Il figlio entra tipo con la palla da basket, ok? Mhm. Non so, perché forse associa molto la mamma anche al gioco, al divertimento, qualcosa, si sente a suo agio, ecco, diciamo così, no? La figlia è Mhm. un po' imbronciata, chiusa proprio, perché viene con le braccia conserte, chiusa, ma ci sono. I genitori. Il padre no, la madre sì,
tutta un po', non so come dirti, non lo so cosa sono, se sono delle protezioni o se sono non lo so, perché sono dei gingilli, sembra quasi delle ghiande intorno al collo. Agghindata così viene. I 15 fratelli. 12 mi dice come numero. Ne arrivano 12. Sì. Beh. Mm. La prima sorella è mancata l'anno scorso. Portale Aureo la chiamiamo. Mi arriva con la testa fasciata. Se può dipendere da qualche problematica che aveva alla testa o che comunque le hanno individuato. Anche se mi viene accompagnata dalla parola malasanità. Come se avessero lì per lì trascurato una cosa importante, poi se ne sono accorti che c'era un qualcosa di importante, di rilevante, e solo che quando se ne sono accorti non riuscivano più ad intervenire, era tardi. Tu vedi che cosa? Che nessuno sa di cosa è mancata. È entrata in ospedale e non è più uscita. Credo che fosse appunto legata alla testa, come potesse essere un aneurisma, può essere un qualcosa di simile. Dove c'erano delle avvisaglie per cui loro potevano fare qualcosa, ok? Però da un certo punto in avanti non era più possibile. Quindi La non ce la vedi fa. consapevole? E mi dice che sono stata vittima di un sistema di cose. No, consapevole no. Sì, apriamo il portale Aureo, la vedi interessata a vedere cosa c'è lì dentro. Sarebbe interessata se la accudiscono. Chi? Se qualcuno si prende cura di lei, perché è come se lei mi facesse vedere che non si è tanto sentita presa cura quando era bambina, non si è sentita che si prendevano cura di lei lì in ospedale. È come se lo volesse adesso, dice, che qualcuno si prenda cura di me. Lo può fare Odette. Adesso. Odette sa bene che cos'è il portale Aureo. Entra in scena e glielo mostra. Allora, è come se per poter andare lei avesse bisogno di andarci con il lettino di ospedale. È come se avesse veramente poca energia, poca forza. La vedo anche quasi, come spiegarti, come spenta, come senza pensieri, anche senza volontà, un po' annientata. Potrebbe anche andare nel portale aureo, però è come se non abbia una energia propria per poterci andare. Quindi se si può fare questa cosa, Odette però dovrebbe trasportare tipo il lettino, dovrebbe spingere, no? Perché no? Sì? Mentre lo fanno, cosa si dicono? È come se fosse un discorso che si intreccia tra il ricordare, dimenticare, perdonare. Come se stessero cercando di comprendere qual è l'equilibrio, la via giusta tra questi elementi. Ci sono state ovviamente tante difficoltà, tanti motivi di dispiacere, di sofferenza, alcuni condivisi, alcuni che li hanno separati. Quindi stanno cercando appunto di comprendere questo.
durante il percorso, il tragitto in cui Odette trasporta la sorella. Va bene, siamo davanti al portale aureo. Vuole entrare? Appena siamo all'ingresso del portale aureo è come se lei si sollevasse dal letto, perché è quasi attratta, no? Il portale aureo le dà questa forza di sollevarsi, di volare proprio dal letto verso il portale aureo e quindi ci entra. Bene. La seguiamo un secondo con la nostra telecamera virtuale. Tutte queste domande, dimenticare, perdonare, dentro il portale aureo esistono? O No, perché è assumono... tipo come se fosse un istante in cui compaiono i nonni, ok? Ma è forse neanche un secondo la durata di questo, perché nel momento in cui compaiono sento sopraggiungere paura, nausea, ripugnanza, una cosa del genere. E poi è come se questo picco di emozioni negative immediatamente si estingue ed è tutto avvolto dalla luce. Chi ci sono i nonni? Io dico di sì. Ok, messaggio della sorella dal portale aureo a Odette. È come se le facesse una treccia con i suoi capelli, le fa questa treccia che è lunghissima, diventa lunghissima, no? E quindi unisce Odette alla sorella dal portale aureo e attraverso questa treccia la sorella riesce come a trasmettergli un'energia di informazione, di saggezza, di quiete. Ok, la salutiamo e chiudiamo il portale aureo. Le lascia andare la treccia. Vibrazioni di Odette. 96. Perfetto. Causa esoterica di tutti i problemi che ha sempre avuto sul lavoro. Poco pagato e con un ciclo breve perché in qualche modo si vuole che lei vada via. Con forme più o meno evidenti di mobbing. Ci sono le due entità mentali, pulisce zitta, l'entità mentale anche tasche bucate, e c'è il leone che quando appunto lei si è trovata bene, no, in questo luogo di lavoro che le piaceva, eccetera, con questa zampata così molto delicata, però è riuscita a spazzarla via, ok? Ad allontanarla proprio da quel luogo di lavoro. Perché è come se questo insieme di entità, che ho detto il leone più le due mentali che ho detto, fossero proprio fortemente collegate al padre, come se fossero nutrite da il vissuto che Odette ha avuto con il padre, ok? Un padre che l'ha privata di tutto. E quando anche potenzialmente c'era qualcosa, non gliela dava, ma la teneva per sé o la dissipava in maniera insensata, ecco. Quindi questa è la causa esoterica. Dove la vedi? È come se fosse una specie di schiavitù, chiamiamola così, Mhm. che lega con una catena Odette a questa storia familiare. Una tara familiare. Sì, dove lei è eternamente quella che è stata la terza, con tutta quella storia lì, e lei non può uscire da quella storia lì, Mm. cioè espulsa dalla famiglia, Mhm. usata,
usata dai genitori per averne un guadagno, usata dalla famiglia che l'ha ospitata perché ovviamente era la cameriera di turno, ok? E poi io vedo che questa roba è rimasta, ok? Quindi anche usata un po' dagli uomini, usata negli ambienti di lavoro, tanto che la facevano lavorare tantissimo, però la sottopagavano, ok? Rimane questa marchio. La Dove terza è rimane? così. Dove rimane? È come se proprio fosse alla caviglia questa catena che arriva fino alla sua famiglia ed è pesantissima, E in quale pesa corpo? quintali. Mentale? Fisico? È proprio eterico, perché è come se dall'eterico ehm, ci fosse continuamente questa informazione qua, cioè come se l'eterico fosse impregnata di questa informazione di sudditanza, ok? E di fissità di questo ruolo. Lei è legata a questo ruolo qui che abbiamo appena descritto, fatto così, Mm-mm. ok? Di servitù, di obbedienza, di essere pagata niente, di non vedere mai i frutti del suo lavoro, di non essere mai apprezzata per il suo lavoro, eccetera, eccetera, ok? E l'eterico è impregnato di questa informazione e per cui ovviamente quando l'eterico è impregnato di questo continua a ricadere sul fisico, quindi sulla sua vita concreta ed effettiva, in vari ambiti della vita. Perché non La, è solo sul lavoro, non è solo sulle finanze, ma è anche proprio nelle relazioni. la catena ha una caviglia, la destra o la sinistra? Destra, penso. Padre. Infatti, sì. Quanto è lunga la catena? Fino a Capoverde? Esatto. La palla è là? Sì, la palla è tipo come se fosse una, insomma, capanna, una casa un po' così. Dove? È la casa di chi? Non so se addirittura è dei nonni. C'è una situazione economica ancora forse un po' più difficile, come se potesse essere ancora più indietro. Capito che bisogna ancora andare ehm, a ritroso nella famiglia per ricercare l'origine, no? Di questo tipo di povertà che è molto emotiva poi in realtà di base, ok? Non è solo poi mh, povertà come possibilità economica. Va bene. Vabbè, i rapporti con i figli non è che per forza abbiano una via di lavoro energetico da parte nostra, l'abbiamo visti nel cinema, è un pochino più semplice, è molto più semplice con il figlio maschio, meno con la figlia. Sì, perché il figlio maschio me lo dà proprio energeticamente simile a lei, quindi hanno proprio come un linguaggio comune, si intendono anche al volo, direi. La figlia è come se energeticamente fosse più simile al proprio padre. mm. Quindi di fatto la stessa Odette si approccia alla figlia ehm, consapevole ad un certo livello, perché non è che lo è consapevole mentalmente, che quella ragazza ha l'energia del padre che ormai è completamente dissonante, ovviamente, da lei, no? Ormai sono passati anni. Mhm. Come la vedi la Il figlia nel punto cinema? è come Dimmi. se Odette dovesse sciogliere le due cose, ok? In un certo senso, non vederla come figlia di quell'uomo, eh, vederla in parte come figlia sua e in parte come una creatura a sé stante, escludendo proprio energeticamente quell'altro uomo. Perché cioè, l'ha fatta un po' sporca questo uomo qua, non so, mi sembra. Con tutto che qualche rimorso, essendo lì nel cinema, è come se qualche rimorso lo avesse. Eh, però,
che valore ha. Va bene. Causa esoterica della debolezza fisica. Recente. Allora, io dico anche le abduction, sai? Ce n'è stata una in particolare, non so se è stata forse a cavallo, tra novembre e dicembre, Mhm. forse un po' più verso dicembre, in cui è come se fossero proprio riusciti a fare un lavoro in tranquillità, senza essere disturbati, come se l'avessero in qualche modo indotta ad un addormentamento Sedata. tranquillo. Mm. Sì, esatto, esatto. Sì. E vedo che come se con il telecomando, ok, regolato a distanza anche, fosse rinnovato l'input di autoconsumarsi, di spegnersi. Da qui dimagrimento repentino e no appetito. Mm, sì. Testa che gira. C'è questo impianto mentale che sono questi, un cerchietto, no, fatto con i dentini, che a volte rimane più superficiale, ok? Altre volte è proprio come se entrasse in profondità ed è talmente tanto profondo, no, l'inserimento di questi dentini nella testa che le provoca proprio un capogiro. Tutto Per- intorno gira. Perdita di memoria, specialmente per le cose importanti, e confusione mentale. Mm. Le abduction più questo impianto, ehm, però è anche tipo queste rime forzate, il progetto suo, Mm. come volersi in qualche modo forzatamente stare in uno schema che tanto non è più suo. Le fa sprecare un sacco di energie. Queste energie sono tutte concentrate su delle cose che tra l'altro lei non vuole, ok? E le cose che invece desidererebbe, tipo ricordare, concentrarsi, eccetera, non hanno più energia sufficiente per essere alimentate. Ok, come facciamo? Ci sono state delle abduction, lei non le voleva, lei non lo sapeva. E se ce ne fossero anche delle altre dopo questa sessione? Bisognerebbe capire chi le ha mandate queste abduction. Andiamo dritti al punto. Sono le sue interferenze? No. È Zeus? No. È Odino? No. E allora chi è? È lei. Sì, E che? come se lei avesse bisogno di... Allora, lei ha fatto questa entità mentale pulisci e zitta, no? Quindi qualcuno che le imponeva di lavorare, pulire, eccetera, in silenzio. Quello che invece lei ha il bisogno di fare è ripulire ehm, tutto quanto da ora indietro. Ok? È come se ora spetta a lei decidere, faccio io la pulizia che dico io. Pulisco in profondità tutto il dolore, pulisco in profondità tutta l'indifferenza che c'è stata nei miei confronti, tutta l'ambiguità, perché vedo molte persone ambigue. Non si capiva, volevano una cosa, volevano un'altra, non erano chiare. Ok? Pulizia a tutti i livelli, vedo. E più pulisce, più esce amore. Più pulisce, più scorrono le lacrime, più Mm? pulisce, più si libera. Più si libera, più trova semplicità, non tutte quelle robe contorte, perché lei spesso si è messa dentro cose che alla fine ne è uscita, non aveva neanche capito cos'era successo. Ok? Più pulisce, più c'è semplicità, più c'è verità, più c'è amore. Pulisce cosa? Pulisce il dolore, pulisce i ricordi,
pulisce le ingiustizie, pulisce le malefatte, pulisce un paese corrotto, ok? Sofferente, una famiglia con un forte corpo di dolore. È come se lei pulisse e allo stesso tempo dà una specie di ammorbidente, ok? A tutte queste ferite, perché in tanti avevano le ferite. Ed è come se ammorbidisse tutte queste pietre dure, tanti cuori diventati dure pietre. E anche lei a tratti ha dovuto fare così, diventare con il cuore di pietra, ma non è nella sua natura, anzi, lei ha un cuore molto morbido, polposo e vitale. Fammi un paio di esempi, Monica, che la sua anima mostrerà di vite precedenti, tra le 1813 sue. Questa qui, per esempio, mi dà esattamente l'opposto. Lei che vive in uno sfarzo estremo. E vabbè, qua è un po' la situazione opposta, senza avere, non c'è niente di male, ok? Noi siamo stati tutto, ok? Non aveva grande considerazione, non so spiegarti, anche degli oggetti, ok? Se le veniva un capriccio lo rompeva, senza considerarne la preziosità, la bellezza, il valore. E chi ci aveva lavorato ore, no? Per realizzarlo. Vite con l'ipotetica fiamma, cioè la futura fiamma, la nascente fiamma. Come se si conoscessero, mi fa vedere, in una circostanza stranissima, a un funerale. È morto qualcuno, loro si incontrano in questo funerale e si riconoscono tra la folla, non conoscendosi, si riconoscono fra la folla e mi fa vedere come dal dolore loro riescono a creare un momento di vita, di gioia. Altre? Ma forse questa è con la figlia. Mi fa vedere come mm, lei insegna a nuotare a questa bambina, Mhm. tipo un laghetto, mi insegna a nuotare, mi fa vedere. Ok. Maschile. Rapporto col maschile. Sì, è effettivamente tutto piuttosto fallimentare. Mm, I compagni, il padre, mm, l'attuale compagno, gli ex, l'attuale mm, compagno. mm. L'unico successo è il figlio. Sì, che infatti le fa un po' da specchio, non solo la rispecchia proprio, ci sono molti tratti comuni, ecco. Forse lei è l'unico maschio che non lo percepisce esattamente come un maschio, ok? Tanto le sembra diverso da tutti i maschi che lei ha sempre conosciuto. Mm? Ehm, Però lei, nella sua pulizia, ha fatto pulizia anche su questa, su tutta questa linea maschile familiare e linea maschile che ha percorso la sua vita. Persone che hanno fatto anche un po' il doppio gioco, che non hanno esattamente girato tutte le carte in tavola, alcune le hanno tenute coperte. Quindi alcune cose lei non le ha comprese, no? Di queste persone, di questi uomini. Ok, il suo progetto è Rime Forzate. Diciamo che è scritto su un pezzo di carta. Il progetto nuovo è scritto sotto. Andiamo a sbirciare. Qual è la strada che Odette ha scelto e che sarà successiva a questa sessione?
Allora, è come se mi facesse vedere un primo step di questo progetto, perché mi viene rido a crepapelle. Come se lei avesse a un certo punto una visione, un'intuizione folgorante di tutto il gioco. E quando comprende che è tutto un gioco, è solo un gioco, ride. Ride, ride, ride a crepapelle, alle lacrime proprio, no? Dopo questo primo step, che è anche un po' convulso, diciamo, è come se si creasse tutta una quiete, una pace, un silenzio, chiarezza. Come si chiama questo progetto? È come se fosse fatto da questi step, no? Quindi fa vedere risate a crepapelle, pace e chiarezza, e poi lo step finale è gioia e azione. Bene, li presenta su 3 fogli a lui. Lui prende gioia e azione, subito così distinto, no? Mhm. Lui ha voglia di essere felice e sa che deve fare delle cose. Chiarezza. Sì, e deve proprio fare delle cose all'interno della propria vita. Devo dire che il discorso della differenza di età non incide. Cioè, magari lei si fa questo pensiero, così io non lo vedo così rilevante. Mi è arrivato adesso perché è come se per lei fosse un po' un dubbio, no? Che si pone, non lo so, non è una questione, non so, io non la vedo Quale? problematica, Non ho no? capito quale. La differenza d'età. Ah, ok. Chiama Monica una coppia di fiamme che conosci, una qualunque, e farli incontrare tutti e quattro, così che le fiamme fatte finite raccontano a loro due come è. Sì, e vedo che la lei dell'altra coppia stringe proprio le mani a Odette, e Odette è proprio tanto emozionata perché è felice di sentire questo tipo di connessione, perché la sente profondamente. E questa donna le dice: non è tutto gioia, risate, non è tutto facile, ma ti si spalanca l'evoluzione e la vita e tu non sei più la stessa. E Odette ha voglia di questo. Lei E, non vuole più essere la stessa. e lui lo sa, quindi anche lui l'ha capito. Lui ha il compagno di lei, dell'altra, ok, dell'altra fiamma, che gli Mm. parla, e, non so, le parla un po' anche come a un figlio, non so come dirti, no? Ecco, mm? Con questo fare anche un po' paterno, molto anche scherzoso, giocoso. È come se gli dicesse: fatti coraggio, non avere paura. Ecco, perché lui qualche paura ce l'ha, ha qualche titubanza, no? Mhm. Perché comunque ha capito, no, che la situazione di Odette è quella di una famiglia, ok? Non è solo Odette da sola. È come se mentre parla, insieme alla fiamma dell'altra coppia,
crescesse, diventasse mano a mano più adulto, più consapevole. E ci vuole provare, anche lui ci vuole provare. Com'è la scatola? Col nastro disallineato? No, adesso è allineato. E dentro la fiamma in un angolo? Si è spostata più verso il centro, ma non è esattamente al centro ed è anche aumentata di dimensione. La vedi come fiamma di fuoco? Sì, Ah, ok, non avevo capito sì. questa cosa. Andiamo all'avatar. C'è un avatar con la gobba. Un avatar con la gobba perché vorrebbe Odette piegata alle sue volontà, sottomessa a una serie di situazioni a cui lei ha già iniziato a dire no. Però la volontà dell'avatar è quella di piegarla ancora. Questo è l'avatar e il cluster? Il cluster è come un libro che arriva da anni e anni fa, cioè da centinaia di anni, ok? Come un libro generazionale, familiare, molto vecchio, no? Anche impolverato, scritto anche in una lingua un po' strana, con dei caratteri antichi anche, come se un progenitore gliel'avesse consegnato, ok? Un avo in là con gli anni. Molto grosso, molto pesante. Cluster, sì. Cosa fa? Tiene tutto, sia la roba che c'è nel cluster, sia l'avatar così come l'hai visto. In un colpo solo, con la mano destra, butta via dentro il portale definitivo il grosso libro, con la mano sinistra l'avatar, nello stesso portale definitivo. E cosa mette qui al posto? Sembra quasi un supereroe, perché proprio con le mani compie dei gesti rotatori e crea proprio due vortici bianchissimi. Sono vortici di forza, di verità. Mm. Visti dall'alto, girano in senso orario o antiorario? Orario. Ok. Fatto? Sì, sì, alla Fatto grande. tutto. Messi due vortici. Sì. Quindi, il pacco com'è? Il pacco adesso è aperto ed è diventato, non so, un giardino fiorito. Ci sono tanti fiori dove spicca molto il colore rosso, sia come rose che come garofani rossi. E la fiamma non c'è più? È come se fosse stata sostituita da questi. E fiori. Sì. In questo istante lui cosa sente? Una sensazione che neanche lui si sa spiegare. Mi mette un punto interrogativo, come se dicesse: ma che cosa sta succedendo? Cosa si sta agitando in me? Mm? Mantide, Leone, Scorpione, 3DL, ci sono ancora? No, non più. La collettiva ripara i cocci rotti e pulisce zitta tasche bucate, ci sono ancora? No, no. La palla al piede destro, ce l'ha ancora? No, non più. Si è sfilata.
C'è la cavigliera di ferro al piede destro? No, no, ha sfilato completamente il piede e quindi è uscita proprio anche dalla cavigliera. Ok, se vuole può anche buttare la catena e la palla che c'è là. Sì, vedo che come con lo sguardo la disintegra. Gli impianti ci sono. Ha fatto fatica a togliere quello al petto, no? Perché era proprio profondamente radicato coi chiodi, ma ha tolto anche quello. Rime forzate, c'è ancora? No, 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 no. Nuovo progetto. Gioia per una vita nuova. Vibrazione. 418. Consapevolezza. 182. PS. 63. Vite. 1611. Cervello. 9.6. Suscettibilità ipnotica. 54. In passato, Monica, hai visto due fiamme come due fiamme di candela, diciamo, unite. In caso che ti stavo citando, erano unite solo dalla testa, no? Un po' separate in basso, per una serie di questioni. Come vedi, Odette e lui? Allora, Odette ha una fiamma immensa dentro di sé, cioè nel senso che è come se le partisse dai piedi e le andasse alla testa, ok? Per cui lei, non so come dirti, ha proprio la predisposizione e la possibilità di questo, ok? La fiamma di lui è come se fosse più piccola, ok? Ma è come se lei potesse, nel momento in cui si avvicina, creare un fuoco che divampa. Mm. Mm? Quindi nel momento in cui lei si avvicina a lui è come se crescesse in conseguenza la fiamma di lui, ma è come se lei fosse un po' la trainante della coppia, ok? All'inizio. All'inizio sì. E poi mano a mano cresce la sua di fiamma. Va bene, messaggio finale di Odette al figlio. Sei quasi un amico. Ehm, è oltre, diciamo così, il rapporto di madre e figlio, c'è talmente tanta, c'è confidenza, no? Alla E lo figlia. abbraccia. Imparerò a trattarti diversamente. All'attuale compagno che compagno praticamente non è più. Possiamo salutarci senza drammi. Ai genitori, se vuole. Ho mangiato pane e sale, ho imparato tanto. A lui. Non so, ho voglia di baciarti. Lo A bacio. se, a se stessa. Mentre lo bacia. Ero una donna, sono una gran donna ora. È tutto davanti a me. Lo creo ogni giorno, con grande gioia e sentimento. Il mio cuore non ha paura di battere.
Come la vedi? Un'esplosione d'amore. Frequenza finale. Siamo a circa 800. E di lui? E lui veramente adesso le gira la testa a lui, no? Un po' dicendo anche tu mi fai girare la testa. Penso che lui sia molto attratto da lei fisicamente, no? Anche tu mi fai girare la testa. Ok, ricordiamo per l'ennesima volta che la fiamma non è la classica relazione classica, è comunque un viaggio molto impegnativo e molto importante. Molti che seguono le sessioni pensano sia il principe azzurro o la principessa azzurra. Non è così. Mm? Giusto, Monica? No, assolutamente non è così. È proprio crescere insieme nella vita. È un grande lavoro. Sì. Se l'abitudine, non so, di una donna è quella di subire il corteggiamento, non è questo il caso. No. Quindi è un continuo lavoro da parte di lui e di lei, o di lui e di lui, o di lei e di lei. Mm? Sì. Mi raccomando, disconnettiti da tutto e tutti, abbiamo finito.